Allora ci siamo con il nostro appuntamento domenicale, quindi nuovo appuntamento con Facciamo Finta Che, la rubrica Il Sentiero di Atlantide. Do subitissimo il benvenuto a Nicola, come stai? Ciao, tutto bene? Un saluto a tutti gli ascoltatori. Anche quest'oggi pronti, entriamo subito nel vivo di questa puntata con qualche novità, cominciamo a cambiare un pochettino delle cose, vedremo poi anche gli argomenti di quest'oggi, perché essendo anche un po' una domenica particolare, so che ci tenevi a parlare di un argomento specifico. Sì, oggi, visto che questa settimana esce finalmente il mio libro, il mio nuovo libro, I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, un lavoro che mi ha tenuto impegnato oltre un anno e che è venuto poi un malloppone di 600 pagine, ma parleremo di America, parleremo proprio di America, una terra che, come vedremo nel corso di questa puntata, nasconde tanti segreti, nasconde tanti misteri. E allora parliamo di America, questa terra segreta, queste destinazioni, vai, da dove partiamo? Sì, guarda, ho voluto intitolare questo episodio, questa puntata, L'America, la meta segreta, per un motivo. Noi siamo abituati, purtroppo, da una certa impostazione scolastica, dal paradigma che ci ha imposto la visione della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Tutto sarebbe andato liscio praticamente, secondo gli storici, e fino al 1492 ufficialmente nessuno conosceva l'esistenza del continente americano. Improvvisamente ci troviamo questo personaggio, questo Cristoforo Colombo, che chissà perché decide di dirigersi verso le Indie, passando, attraversando l'Oceano Atlantico, e si imbatte apparentemente per caso in una terra sconosciuta. E da lì viene fatta poi partire tutta la versione ufficiale, la versione canonica della scoperta dell'America. Ma come sappiamo bene e come ci dicono migliaia e migliaia di antiche testimonianze, l'America in realtà era conosciuta fino dai tempi più antichi. La conosceva molto bene Platone, che abbiamo citato nello scorso episodio. Platone, che sappiamo molto bene ha parlato di Atlantide nei suoi dialoghi Crizia e Timeo, in un passaggio del Timeo dove ci descrive le isole di Atlantide, dice chiaramente che oltre tali isole c'era poi un grande continente opposto. Altri grandi personaggi dell'antichità, fra cui Diodoro Siculo, menzionano chiaramente l'America nei loro libri. Lo fa anche Plutarco di Cheronea. Plutarco di Cheronea, in un suo dialogo poco conosciuto, che è stato incluso poi nella raccolta dei Moralia, un dialogo molto sibillino e intitolato Il volto che appare sulla luna. Allora, Plutarco di Cheronea, che non fu soltanto un grande biografo, un grande storico, ma fu soprattutto un grande iniziato, addirittura gran sacerdote del Tempio di Delfi e del grande santuario oracolare di Delfi, in un suo dialogo filosofico intitolato Il volto che appare sulla Luna, e che è stato poi incluso nella raccolta dei Moralia, e lui, passando dall'astronomia alla geografia, ci racconta chiaramente di una spedizione via mare che sarebbe avvenuta niente meno che dal Nord America fino a Cartagine. E ci dice esattamente quale rotta è stata percorsa in questa spedizione e da chi era composto l'equipaggio e dove era stata questa nave. Ma qui magari ci arriveremo dopo. Nel mio libro I Minoici in America io parto chiaramente da un'analisi della civiltà minoica ed arrivo a collegarmi con il nuovo continente per una questione molto particolare. Tutti conosciamo quella che viene descritta nei libri di storia come l'età del bronzo, un'età che ha rivoluzionato tutto il mondo mediterraneo e che è iniziata più o meno attorno al 3000 a.C. Venne scoperta sostanzialmente questa nuova lega
una lega composta per oltre il 90% da rame e per una piccola parte di stagno. Unendo il rame con lo stagno si otteneva un metallo molto più solido del rame, un metallo adattabile alla costruzione di armi, alla costruzione di strumenti, un qualcosa che praticamente ha rivoluzionato la storia. Ci sono state nel corso della storia queste grandi rivoluzioni, queste grandi trasformazioni epocali. Quella del bronzo è stata proprio una di queste. E gli storici hanno ipotizzato fino a pochi anni fa che la maggior parte del rame nel Mediterraneo venisse estratto dall'isola di Cipro, un'isola bellissima che amo molto e che conosco piuttosto bene, ma c'è un problema. È stato dimostrato che il rame cipriota, il rame che veniva estratto a Cipro per ricavare il bronzo, era effettivamente un rame di scarsissima qualità. Dal minerale, per semplificare, si poteva estrarre ben poca materia prima, ben poco di questo metallo. E quindi gli storici hanno cominciato a non capire più, a fare ipotesi, ma allora da dove veniva questa materia prima che è stata capace di rivoluzionare la storia? Ebbene, nel 1982, al largo di Uluburun, che è una città costiera della Turchia non distante da Rodi, è stato rinvenuto il relitto subacqueo di una nave cretese, una nave minoica cretese. In questo relitto sono stati trovati centinaia di lingotti di rame, lingotti chiamati in termini archeologici a pelle di bue, perché non sono classici lingotti rettangolari, ma hanno delle punte sugli angoli che possono richiamare sostanzialmente la forma di una pelle di animale scoiato. Questi lingotti di grandi dimensioni, che ora sono esposti in un museo archeologico in Turchia, sono stati correttamente analizzati. Ebbene, è stato dimostrato scientificamente che il rame purissimo, un rame puro al 99,9% che questi lingotti contengono, non proviene dal Mediterraneo, ma proviene da molto, molto più lontano. Da dove, vi chiederete? Esiste un'isola molto particolare, chiamata con il suo nome ancora francese oggi, Île Royale, l'isola reale. Questa isola si trova nell'area dei Grandi Laghi, nel lago superiore nel nord del Michigan. Ebbene, sul territorio di quest'isola, già nel XVII secolo, quando arrivarono i primi coloni francesi, perché quest'area è stata colonizzata inizialmente dai francesi, e trovarono qualcosa di molto insolito. L'isola era completamente costellata di antichi pozzi minerari, pozzi, gallerie, cunicoli scavati anche per varie centinaia di metri. E scavati da chi? Non lo sapevano, non riuscivano a capacitarsi. Quest'isola praticamente è un immenso giacimento di rame. È la località del mondo dove si trova il rame allo stato più puro, il migliore rame del mondo in sostanza. Tant'è che il rame di questa regione è stato poi sfruttato addirittura dal governo degli Stati Uniti. L'attività mineraria è proseguita fino ai primi del Novecento e grazie al rame di questa regione gli Stati Uniti hanno veramente potuto avviare anche la loro rivoluzione industriale nell'Ottocento. Ma questi antichi pozzi minerari che hanno trovato sull'isola e che gli archeologi hanno dimostrato essere antichi di millenni, addirittura analizzando tracce di legno trovato nelle gallerie, legno che serviva per realizzare delle travi per reggere il soffitto di questi cunicoli, hanno raggiunto delle datazioni. Questi cunicoli erano stati scavati già a partire dal 2500 a.C. e lo sfruttamento di queste miniere è andato avanti ininterrottamente fino al 1200 a.C. circa.
quindi un lasso di tempo incredibile. Chi ha mai sfruttato queste miniere? Gli indigeni, le tribù di indigeni della zona non conoscevano neanche l'utilizzo dei metalli. Erano ad uno stadio piuttosto primitivo e vivevano di caccia, di pesca e erano cacciatori raccoglitori quando arrivarono i francesi e non avevano nessuna cognizione di metallurgia e tantomeno di estrazione mineraria. Però conservavano il ricordo nei loro miti, nelle loro leggende, di un popolo bianco, dai lunghi capelli neri, che che con delle navi giungeva in quella regione provenienti dal grande mare e scavava. Un popolo dedito allo scavo e scavavano per estrarre che cosa? Per estrarre appunto questo minerale da cui ricavavano questo rame estremamente puro. Ma non finisce qui. È stato appunto dimostrato dagli scienziati che il rame dei lingotti rinvenuti in questo relitto a largo della Turchia è esattamente dal punto di vista chimico, quindi lo stesso rame del Michigan. Non solo, nella costa settentrionale della Île Royale sì, è stato trovato effettivamente poi dagli archeologi un porto, addirittura un porto, una banchina portuale lunga ben 500 metri, dove plausibilmente attraccavano queste navi che arrivavano risalendo il corso del fiume San Lorenzo. E all'epoca il territorio era leggermente diverso ed è dimostrato che c'erano dei passaggi fluviali che poi sono andati in secca per via di un sollevamento del suolo, dei passaggi fluviali che permettevano a delle navi di arrivare direttamente dal fiume San Lorenzo nella regione dei Grandi Laghi e raggiungere questa isola dove c'erano questi giacimenti. Infatti che cosa succede? Proprio attorno al 2500 a.C. nel Mediterraneo c'è questa grande esplosione dell'età del bronzo, che era iniziata timidamente alcuni secoli prima, ma la vera esplosione, la vera svolta storica si ebbe proprio attorno a quella data. Tutto il Mediterraneo venne inondato di bronzo e la civiltà minoica cretese ne era una delle maggiori artefici. Erano maestri nella lavorazione di questa lega e realizzavano armi, manufatti che venivano poi esportati in tutto il Mediterraneo e nel Medio Oriente. E c'è un altro particolare però. Per realizzare il bronzo serve anche lo stagno. Da dove lo prendevano lo stagno? Anche questo è stato un grosso mistero, soltanto in parte risolto dagli archeologi. Perché? È vero che in Europa la principale regione ricca di giacimenti di stagno è quella a cavallo fra la Germania e la Boemia, ma si tratta di giacimenti che sono stati scoperti tardivamente, già in epoca romana. Altri giacimenti di stagno sono presenti nella penisola iberica, ma erano comunque ritenuti insufficienti per tutto questo grande approvvigionamento. Un'altra area invece molto caratterizzata dalla presenza di quei minerali da cui si estrae lo stagno è l'Inghilterra, in particolare la zona meridionale dell'Inghilterra, la Cornovaglia. E anche lì esistono delle antiche miniere che sono state scavate già a partire dal 3000 a.C. E come io dimostro nel mio libro, esisteva un contatto diretto fra la civiltà minoica cretese e quella grande civiltà megalitica che aveva nell'Inghilterra e nella Bretagna francese il proprio fulcro. Una civiltà che era molto più avanzata di quanto possiamo immaginare, che aveva non solo una grandissima conoscenza geografica, conoscevano perfettamente la circonferenza della Terra, conoscevano perfettamente l'astronomia, il moto dei pianeti, ma avevano anche una grandissima abilità metallurgica ed erano capaci di organizzare miniere. Quindi è probabilmente lì che i minoici si rifornivano di stagno, ma la cosa incredibile non è tanto questa, perché
bene, arrivavano sì con le loro navi fino in Inghilterra, ma a quanto pare riuscivano ad arrivare con le loro navi anche a valicare l'Atlantico e a raggiungere l'America. Ora, perché si chiama America? Noi comunemente attribuiamo questo nome al grande Amerigo Vespucci, mio concittadino. Sì, effettivamente, quando Cristoforo Colombo sbarcò ai Caraibi, non gli passò neanche per la mente di battezzare questa terra con il nome America, quindi si ritiene che il nome sia stato derivato direttamente da Amerigo Vespucci. Ma la prima volta che compare il nome America su una mappa è nel 1507. Nel 1507 avvenne un qualcosa di incredibile. In un antico monastero, tutt'oggi esistente, a Saint-Dié, una regione della Lorena sulle pendici dei Monti Volgi, e in questo monastero, dove c'era un circolo di eruditi e di iniziati legati alla scuola pitagorica e molto legati anche all'Accademia Platonica Fiorentina, venne realizzato un mappamondo a spicchi, che era poi da comporre, da mettere su una grande sfera, che venne stampato, realizzato e poi dato alle stampe da due grandissimi personaggi. Uno era Martin Valsemüller. Martin Valsemüller era un grande geografo, e Matthias Ringmann, grandissimo scienziato e matematico, che faceva parte dell'Accademia Platonica Fiorentina. Loro realizzarono quest'opera intitolata Cosmografia Introductio, un'opera in latino, accompagnata da questo mappamondo a spicchi, una sorta di allegato dell'epoca, no? Era allegato a questo testo. La cosa incredibile è che questo mappamondo, realizzato nel 1507, quando da poco si conosceva a malapena la costa atlantica del Sud America, raffigura tutto il continente sudamericano, completo addirittura della costa pacifica, ma realizzata perfettamente a livello grafico. Quindi denotando una conoscenza che era già molto avanti rispetto a quella che si ritiene fosse quella dell'epoca, perché ufficialmente ancora nel 1507 la costa pacifica del Sud America non era stata neanche esplorata, non era neanche conosciuta. Ci sono poi moltissime altre anomalie in questo mappamondo di Valsemüller, tant'è che quest'opera venne fatta sparire. Fu un'opera considerata troppo all'avanguardia per quei tempi, troppo scomoda, venne stampata in 1000 copie e queste copie vennero tutte distrutte. Un esemplare si è salvato miracolosamente ed è finito nella biblioteca di un principe tedesco, ed è lì che nel 1907 è stato poi ritrovato da alcuni studiosi, e tant'è che poi questo mappamondo è diventato molto famoso soltanto negli ultimi anni, perché nel 2010 è stato acquistato niente meno che dalla biblioteca del Congresso di Washington. E l'hanno pagato anche una discreta somma, perché è la prima testimonianza scritta e cartografica dove compare il nome America. Ma io, come un po' ho dimostrato in questo mio lavoro, in America, ben prima di Cristoforo Colombo, chiunque fosse egli in realtà, perché anche lì ci sono moltissime ipotesi che contraddicono la vulgata ufficiale, in America pare che ci siano andati un po' tutti. Pare che questo continente fosse conosciuto da tutti i grandi popoli dell'antichità. Ho parlato prima dei Minoici, che a quanto pare ci andavano a prendere il rame, attraverso una rotta nord-atlantica che poi, guarda caso, è la stessa rotta che ci descrive Plutarco di Cheronea in questo dialogo filosofico, il volto che appare sulla Luna. Ma esistono in America migliaia e migliaia di altre testimonianze relative a una presenza mediterranea
molto antica. Addirittura in Bolivia, nella regione del lago Titicaca, è stato rinvenuto un grande contenitore in pietra, un vaso per i bacioni cerimoniali, che presenta delle particolarità incredibili. Questo vaso, che è chiamato il vaso di Fuente Magna dalla località dove è stato trovato, oltre ad avere delle iscrizioni in una lingua locale, ha delle iscrizioni in cuneiforme sumerico. E può sembrare incredibile, ma addirittura sono state tradotte e se ne conosce il significato. Il vaso è esposto in un piccolo museo e chiaramente non possono negarne l'esistenza, ma viene comunque confutato dagli archeologi accademici che ne parlano il meno possibile. Ma questa non è l'unica testimonianza in lingua sumerica o comunque in lingue mesopotamiche con scrittura cuneiforme rinvenute negli Stati Uniti o in altri territori dell'America. Perché appunto questo è stato trovato in Bolivia, ma negli Stati Uniti, se andiamo più a nord, abbiamo la testimonianza di ben 4 tavolette cuneiformi rinvenute nel corso degli ultimi 2 secoli. Vuol dire che qualcuno ce le ha portate. Una di queste tavolette in particolare ha una storia molto interessante. Nel 1877, se non sbaglio, ci fu una grande battaglia fra i militari americani e la tribù, una delle tribù di nativi americani, quella dei Nasi Forati. I Nasi Forati tennero testa all'esercito americano molto a lungo, ma alla fine purtroppo furono sconfitti. Il loro capo, chiamato Joseph dagli americani, in realtà aveva tutto un altro nome, venne ribattezzato Joseph perché poi si convertì al cristianesimo, ebbe una storia molto particolare, e conservava un oggetto che era stato tramandato nel corso dei secoli dalla propria tribù, e volle farne omaggio al colonnello che lo sconfisse in battaglia. E questo oggetto, di cui nel libro riporto le fotografie, è un'altra tavoletta cuneiforme scritta in idioma sumerico, con cui era stato realizzato un ciondolo. Questo capo indiano praticamente la portava al collo. Anche questa tavoletta è stata tradotta e si tratta di un banalissimo contratto, una ricevuta sostanzialmente, l'equivalente di una moderna fattura commerciale, e per l'acquisto di alcuni animali destinati ad un sacrificio alle divinità e da una persona che era in partenza per un lungo viaggio. Quindi si presume che la persona che ha portato questa tavoletta negli Stati Uniti fosse un sumero che a bordo di un'antica nave aveva fatto magari un sacrificio per propiziarsi gli dei prima di affrontare le incertezze dell'oceano. E potremmo andare avanti ancora a lungo, perché Elio Cadelo, che è un bravissimo storico, ha pubblicato un libro intitolato Quando i Romani andavano in America. Io cito spesso questo libro perché è ricco di grandi testimonianze, e Elio Cadelo ci ha dimostrato che non solo la civiltà mesopotamica e la civiltà minoica, ma anche la civiltà greca e la civiltà romana avevano una conoscenza molto dettagliata del continente americano. Una conoscenza che però era secretata. L'America sostanzialmente divenne una vera e propria meta segreta. E questo per tutta una serie di motivi. Il problema è che questo segreto è andato avanti così a lungo, addirittura da raggiungere storicamente le porte del Rinascimento. Ora c'è da dire una cosa: nei tempi antichi le grandi conoscenze, anche di natura geografica, erano appannaggio di un'elite intellettuale e soprattutto delle caste sacerdotali. E la conoscenza delle rotte navali era uno dei massimi segreti di Stato per tutte le civiltà, per tutte le antiche civiltà. Ma questo perché? Perché la conoscenza di una particolare rotta navale poteva portare grandi benefici, ma poteva essere anche causa di sconfitte militari, di guerre, di sciagure,
e se fosse caduta in mano a popoli nemici o a popoli rivali. Quindi tutti i popoli antichi hanno sempre custodito gelosamente le loro conoscenze geografiche, al punto da renderle elitarie e di metterle a conoscenza soltanto di iniziati o di appartenenti a determinate elite. Sappiamo che i Fenici erano dei grandissimi navigatori, esattamente come i Minoici. La civiltà fenicia si va a sviluppare esattamente quando la civiltà minoica decade. La civiltà minoica decade attorno al 1500 a.C. e la civiltà fenicia diventa così dominatrice del Mediterraneo. I Fenici poi fondarono Cartagine, che fu la principale loro colonia in prossimità dell'Italia, fondarono altre colonie in Sardegna, fondarono altre colonie in Sicilia ed ebbero sempre il monopolio dello stretto di Gibilterra e delle acque oceaniche. Addirittura anche, sappiamo da testimonianze certe che i Fenici valicavano abitualmente l'Atlantico perché in Sud America in particolare, in Brasile, addirittura fino in Cile, sono state trovate iscrizioni in lingua fenicia. E queste iscrizioni non possono essere nascoste, chiaramente se ne parla poco, ma parlano chiaro, attestano la presenza di questo popolo che probabilmente ci andava per ragioni commerciali, anche per questioni minerarie e probabilmente anche per fare traffici con le popolazioni native. E il mondo era molto più globalizzato di quanto si pensi. Il mondo, soprattutto nell'età del bronzo, era un mondo altamente globalizzato. Tutti i paesi erano connessi e l'ambra dal Mar Baltico arrivava addirittura fino all'India e fino ai paesi arabi. E lo stesso uomo di Similaun che è stato trovato su un ghiacciaio ai confini fra l'Austria e l'Italia aveva degli strumenti in dotazione che è attestato che provenissero dalla Germania. Quindi c'era veramente un mondo aperto in cui le merci viaggiavano e i popoli viaggiavano, molto più di quanto si pensi. E l'America evidentemente è sempre stata una meta di queste popolazioni, e in maniera però occulta, in maniera segreta. Se ne parlava, sì, ma se ne parlava poco. Anche gli antichi marinai erano tenuti al voto del silenzio. Spesso sulle tombe di antichi marinai veniva scritto: ha viaggiato ed è stato in tanti posti, è stato nella misteriosa terra di Punt, per esempio, una terra che leggendariamente era ricca d'oro, ma veniva scritto sulle tombe perché quando erano in vita non potevano vantarsi dei luoghi che avevano visitato perché erano soggetti al segreto, proprio perché glielo imponevano gli stati di riferimento. E tornando sempre a parlare dell'America, ti faccio una domanda, perché a me dissero in passato che il nome America in realtà potesse essere collegato con la stella polare, quindi ad Merica, quindi un po' come se ne indicassero la rotta più che il nome. Potrebbe essere verosimile questa versione? Sì, è una versione assolutamente verosimile, perché il nome America è vero che è stato formalmente dato in omaggio ad Amerigo Vespucci, come attesta la stessa carta di Waldseemüller, però spesso giocavano con i termini, giocavano con le parole. America, più che la stella polare, è riferito a Venere, è riferito al pianeta Venere, perché il pianeta Venere è sempre stato una guida per i naviganti, fino dai tempi più remoti. D'altronde è il pianeta più visibile nel cielo notturno ed è visibile sia la sera che la mattina. Infatti non a caso l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America, nella propria strofa iniziale, fa un chiaro riferimento a Venere, un riferimento un po' nascosto, perché dice chiaramente, l'inno tradotto in italiano, puoi vedere la mattina quello che abbiamo salutato fieri all'ora del tramonto? Uno può pensare sì alla bandiera a stelle e strisce, ma
Che cos'è che si vede sia al tramonto che alla mattina nel cielo? Venere. Infatti c'è una grandissima scrittrice di cui ho veramente tanta stima, che si chiama Bruna Rossi, è di Montecatini. Lei ha pubblicato alcuni anni fa un libro bellissimo che me lo sono letto veramente 10 volte, senza scherzi. È intitolato A-Merica, la terra di Venere, in cui questa autrice dimostra non solo la conoscenza dell'America da parte di tantissime antiche popolazioni, ma spiega proprio il ruolo di Venere in tutta questa simbologia. Poi ci sono altre versioni ancora che sostengono che il nome America derivi da un termine che era in uso presso l'Indios del Nicaragua, che sostanzialmente era così che chiamavano una catena di montagne. Anche questa è un'ipotesi plausibile, ma le ipotesi sono tante, ma la certezza è una, è che questo continente era effettivamente noto e qualcuno ce lo vuole nascondere. E la certezza è comunque una, che l'America era conosciuta ed è stata visitata dalla maggior parte degli antichi popoli, che probabilmente vi hanno realizzato anche degli insediamenti, ma questa notizia, questo dato di fatto che traspare da ogni testimonianza, da antichi testi, da testimonianze archeologiche, da fonti storiche, viene negato e viene deliberatamente nascosto da tutto l'establishment storico e archeologico. C'è una volontà di non parlare di questo, tant'è che molti storici, molti ricercatori hanno visto mettere a repentaglio addirittura la loro carriera, perché hanno osato parlare di certe questioni nel loro ambito universitario. C'è un dogma che prevede, che impone la scoperta dell'America nel 1492 e guai a parlare della conoscenza del continente americano da parte dei popoli europei o mediterranei precedente a tale data. E i motivi di questo occultamento sono tanti, non è soltanto una questione di paradigma. Sappiamo bene che cos'è un paradigma storico, purtroppo è un qualcosa che difficilmente lo si altera, difficilmente lo si rimuove e su cui tutti gli accademici costruiscono le loro teorie, costruiscono i loro castelli di carte, ma c'è ben altro. Qui vogliono veramente nascondere importanti pagine del nostro passato. E che Cristoforo Colombo non sia stato il primo occidentale a andare in America ormai è talmente palese ed è dimostrato da decine e decine di relitti di navi romane che sono state trovate dal Brasile fino al Canada. Ed è dimostrato anche dalla presenza dei cinesi. Della presenza cinese in America si parla poco, ma vi racconterò intanto un piccolo antefatto. Nel 1573 un grandissimo geografo calabrese che si chiamava Giovanni Lorenzo d'Anania scrisse un'opera molto importante che è poco conosciuta, un'opera in 2 volumi veramente grande, intitolata L'universale fabbrica del mondo, ovvero la cosmografia. D'Anania era un grandissimo studioso, un grandissimo erudito, uno dei più grandi geografi che abbiamo mai avuto in Italia, e raccoglieva informazioni. Lui aveva delle fonti dirette ed era in contatto in particolare con la Spagna e acquisiva informazioni geografiche dagli spagnoli che avevano da pochi anni iniziato ad esplorare il nuovo mondo e riportava fedelmente tutte le informazioni che riusciva ad ottenere. Ebbene, lui ci racconta della scoperta avvenuta in Messico, fra l'altro in una zona vicina alla costa del Pacifico, non alla costa dell'Atlantico, della tomba di un soldato romano, plausibilmente un ufficiale, perché venne sepolto con tanto di armatura, corazza, elmo e con le armi, e in questa tomba vennero trovate anche delle monete d'oro che poi gli spagnoli riconobbero come monete coniate al tempo di Giulio Cesare.
monete romane. Ora, Anania non aveva alcun motivo di inventarsi o di lavorare di fantasia per inventarsi una cosa del genere. Era una persona estremamente precisa e meticolosa. E il fatto che ci attesti la presenza di una tomba romana con addirittura monete dell'epoca di Giulio Cesare significa chiaramente che è stata effettivamente trovata. E il fatto che fosse addirittura vicina alla costa pacifica implica che probabilmente non era la vittima di un naufragio, che in tal caso sarebbe rimasto magari vicino alla costa, anche per non addentrarsi da solo in un territorio ostile popolato da indios che potevano anche ucciderlo. Ma era magari il comandante di una missione esplorativa che magari dopo aver esplorato già buona parte del Messico si era già diretta sulla costa pacifica. Questa resta chiaramente un'ipotesi, ma Giovanni Lorenzo d'Anania ci parla anche di descrizioni fatte dagli spagnoli ai primi del Cinquecento, quando giunsero in California. Ci parla della descrizione di intere flotte di navi cinesi ormeggiate a largo della California. Quindi gli spagnoli, quando arrivarono lì, non furono certo i primi, perché la California era frequentata dalle navi cinesi. E questo fra l'altro è stato dimostrato. Un grandissimo storico britannico, ex ufficiale di marina, Gavin Menzies, ha scritto un libro molto importante, anzi una serie di libri, interamente dedicata alla presenza cinese nel territorio americano. Lui ha dimostrato che un grandissimo ammiraglio cinese vissuto al tempo della dinastia Ming, ai primi del 400, Zheng He, venne incaricato dall'imperatore Zhu Di della dinastia Ming di allestire una grandissima flotta oceanica. Addirittura si parla di navi della dimensione della grandezza di oltre 300 metri, navi in confronto alle quali le povere caravelle di Colombo apparivano delle barchette a remi. E questa immensa flotta oceanica allestita dai cinesi, secondo le ricostruzioni che sono state fatte da antichi documenti cinesi d'archivio, iscrizioni trovate in vari paesi del mondo, ha viaggiato attraverso l'Oceano Pacifico, è giunta in Africa, è giunta in Australia e soprattutto è giunta in America questa flotta, perché hanno trovato a largo della California dei relitti di navi cinesi. Hanno trovato in California, in particolare, dei manufatti cinesi in prossimità della costa, addirittura dei vasi di bronzo e manufatti di giada e vari altri tesori dell'arte cinese dell'epoca Ming. Ma qui avvenne un fatto veramente incredibile. Le esplorazioni della flotta comandata dall'ammiraglio Zheng He, che molto plausibilmente colonizzarono il territorio americano, cioè non è che ci andavano semplicemente così sbarcando e commerciando con gli indigeni, ma crearono veramente degli insediamenti permanenti. Infatti addirittura ci sono delle tribù negli Stati Uniti, che alcune purtroppo estinte, ma tribù che vennero in contatto con i primi coloni bianchi e che avevano un abbigliamento tipico cinese, occhi a mandorla, e si esprimevano in lingua cinese. Tribù che erano frutto anche della commistione fra l'elemento indigeno locale e dei coloni provenienti dalla Cina, perché non erano più cinesi puro sangue. Con il passare del tempo si erano mischiati evidentemente, ma conservavano ancora la lingua cinese, migliaia di termini di lingua cinese, e gli usi e i costumi del celeste impero. E successe però un fatto incredibile. Con la morte dell'imperatore Zhu Di, la Cina improvvisamente il potere passò nelle mani dei mandarini, della potentissima casta dei mandarini, e venne deciso, senza una spiegazione apparente, di interrompere queste spedizioni oceaniche e addirittura di distruggere questa grande flotta. Poi sappiamo che i viaggi in America da parte dei cinesi in realtà continuarono, però sotto traccia.
non vi fu più un contatto permanente per mezzo di queste imponenti flotte. E successe un qualcosa di veramente insolito che ci ricollega all'Italia. Nel 1438 a Ferrara si aprì infatti il primo grande concilio ecumenico destinato nei propri intenti a riunificare le due chiese, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa, la Chiesa bizantina. Questo concilio, che iniziò a Ferrara e poi venne spostato a Firenze l'anno successivo, nel 1439, vide la partecipazione di importantissimi personaggi, fra cui l'imperatore bizantino, che giunse insieme a uno dei propri uomini di fiducia, il grandissimo iniziato e gran maestro dell'ordine pitagorico Giorgio Gemisto Pletone. Giorgio Gemisto Pletone fu colui che poi, insieme a Cosimo dei Medici, fondò l'Accademia Platonica Fiorentina, questo circolo di iniziati ed eruditi che deteneva sostanzialmente le maggiori conoscenze segrete del suo tempo. Ebbene, nell'ambito dei lavori del Concilio di Firenze, sappiamo che arrivò una delegazione cinese, una delegazione diplomatica cinese. Nessuno ha mai saputo giustificarne la presenza, perché questi cinesi, che formalmente erano delegati a partecipare al Concilio Ecumenico, in realtà non vi parteciparono, non c'è traccia di loro interventi nel verbale dei lavori. In realtà parteciparono ai lavori di un concilio parallelo, che non era quello ecumenico, in cui si trattava di questioni teologiche della riunificazione delle chiese, ma era un concilio segreto tenuto da ordini iniziatici che aveva come argomento principale proprio il continente americano. E badate bene, qui stiamo parlando di decenni prima del viaggio di Cristoforo Colombo. Quello che Bruna Rossi è riuscita ad appurare nel suo saggio, e che anche un'altra grandissima ricercatrice, che è Sandra Marraghini, ha confermato, è che c'è una grandissima storia nascosta dietro la scoperta dell'America, una storia che neanche ci possiamo immaginare. Ebbene, cosa venne deciso nell'ambito di questo concilio a Firenze? Venne deciso una sorta di passaggio di consegne. I cinesi, messisi d'accordo con i medici, cedettero in cambio probabilmente di qualcosa che possiamo solo ipotizzare, un grande quantitativo d'oro. I medici erano dei grandissimi banchieri, lo sappiamo. Cedettero alla famiglia dei Medici il monopolio dello sfruttamento del continente americano. E cosa avvenne? Avvenne che pochissimi anni dopo, non molti anni dopo, nel 1442, una flotta della Repubblica Fiorentina, voluta da Cosimo il Vecchio, Cosimo dei Medici, e comandata da Amerigo Vespucci, ma non l'Amerigo che comunemente conosciamo, ma da suo nonno, Amerigo Vespucci il Vecchio, che si chiamava anch'egli Amerigo. Questa flotta partì da Porto Venere, in Liguria, in provincia di La Spezia, che all'epoca era sotto il controllo medicio, e si diresse verso Gibilterra, verso le colonne d'Ercole, inoltrandosi nell'Oceano Atlantico. Esiste un poema molto particolare, perché molto spesso le cose vengono, quando non possono essere dette in maniera chiara, vengono messe in chiave letteraria. Nell'anno 1600 è stato pubblicato un poema scritto dall'astrologo di corte di Cosimo II dei Medici. E questo poema si intitola proprio L'America ed è dedicato a Cosimo II. Un poema che ripercorre una vicenda storica, messa chiaramente in chiave letteraria, in chiave poetica, ma menziona i nomi delle 7 navi della Repubblica Fiorentina che partirono,
menziona i nomi dei loro comandanti e menziona la data esatta della partenza. Non solo, viene menzionata anche la data dell'arrivo. E qui si aprono degli scenari veramente incredibili, perché la data dell'arrivo è il 4 luglio 1442, una data che è rimasta nella cultura americana, tant'è che la conosciamo molto bene, no? Che è una festa nazionale degli Stati Uniti, ma io ritengo che sia stata scelta, non a caso, ma sia stata scelta dalla massoneria americana per rievocare segretamente quello sbarco. Perché, come spiego bene nel mio libro, è documentabile ed è probabile che questa flotta fiorentina sia sbarcata nell'estuario del San Lorenzo, esattamente fra l'altro dove arrivava l'antica flotta minoica. A Firenze esiste una bellissima chiesa che è la Basilica di San Lorenzo, una chiesa che è molto legata alla famiglia dei Medici che, come ho dimostrato nei miei libri, era una famiglia di rango iniziatico, una famiglia eleusina addirittura di rito orfico, che custodiva e tramandava molti segreti, molti segreti anche legati alle loro vicende di potere. Ebbene, nella chiesa di San Lorenzo, nella sagrestia vecchia, esiste un cielo stellato molto particolare che mostreremo in fotografia. Una volta stellata con una precisa raffigurazione. Ebbene, la raffigurazione di un cielo stellato non è mai casuale, è come una fotografia e rappresenta uno ed un solo momento preciso nello spazio e nel tempo, in relazione a un punto di osservazione. Gli astronomi dell'Osservatorio Fiorentino di Arcetri, già ai primi del Novecento, vollero decodificare il cielo stellato raffigurante su questa volta. Una volta che è stata dipinta attorno alla metà del 400. E ottennero una data esatta, 4 luglio 1442. Loro ritennero inizialmente che quello fosse il cielo stellato visto da Firenze in quella data. Vi dirò poi che non è esattamente così, ma questo cielo stellato è stato replicato pochi anni dopo anche altrove, sempre a Firenze, ma in un'altra chiesa, nella Basilica di Santa Croce, nella cappella di famiglia dei Pazzi. I Pazzi, una famiglia molto particolare, una famiglia fiorentina che è stata oggetto di quella congiura che alla fine del 400 volle far fuori praticamente i Medici per impossessarsi del loro potere. E vi riuscirono soltanto in parte, uccidendo Giuliano, non riuscirono a uccidere Lorenzo e per loro si mise molto male. Ma sta di fatto che anche la famiglia Pazzi volle raffigurare quel particolare cielo stellato con quella data, lo stesso cielo identico della sagrestia vecchia di San Lorenzo. Questo cielo poi è stato raffigurato anche in un dipinto di Giorgio Vasari ed è stato identificato sempre identico in altre 2 chiese in Toscana. Quindi era una data incredibilmente importante, tanto da doverla raffigurare ovunque. E questo poema di cui dicevamo poc'anzi e di cui potete trovare un ampio estratto nel libro di Bruna Rossi, ci dice chiaramente che questa flotta partì da Firenze ed arrivò in America il 4 luglio 1442. Uno dei comandanti di questa spedizione navale era un membro della famiglia Pazzi. E qui si spiegherebbe anche il motivo per cui ha utilizzato questo cielo anche nella propria cappella di famiglia. Ma non finisce qui, perché Sandra Marraghini, una bravissima ricercatrice, ha voluto approfondire meglio la questione del cielo stellato ed è riuscita a dimostrare, sulla base della posizione della Luna, perché la Luna è molto utile anche per ricavare le coordinate geografiche quando si tratta di analizzare un cielo stellato,
è riuscita a dimostrare che questa visione raffigura cioè che questo cielo raffigura una triplice visione. Sono tre aspetti messi insieme che possono sì generare confusione magari in chi tenta di decodificarlo, ma in realtà è un'opera straordinaria perché basata su dei calcoli matematici incredibili. Ci hanno raffigurato in pratica il cielo visto da Firenze e simultaneamente il cielo visto dall'estuario del fiume San Lorenzo in Canada e lo stesso cielo alla stessa data visto da Shanhaiguan. Shanhaiguan è quella città cinese sull'Oceano Pacifico dove la Grande Muraglia termina sulla costa, dove ha fine la Grande Muraglia. E lì c'è una fortezza, un'imponente fortezza militare proprio alla fine della muraglia, che è stata costruita proprio attorno alla data raffigurata da quel cielo, sempre dalla dinastia Ming. Quindi c'è un concatenarsi incredibile di fatti e di elementi che ci dimostrano come la famiglia Medici sia riuscita ad arrivare in America e a sfruttarne le risorse ben 50 anni prima di Cristoforo Colombo. Ma questo non sarebbe di per sé neanche tanto eclatante, perché in America, e questo nel libro io lo dimostro, ben prima dei Medici e dopo chiaramente i Sumeri, dopo i Minoici, dopo i Greci, dopo i Romani, anche in epoca medievale c'erano andati vari popoli. E non solo vari popoli, c'era andato anche un particolare ordine di monaci guerrieri, l'ordine dei Templari. È dimostrato infatti che i Templari conoscevano non solo molto bene l'esistenza del continente americano, ma attraverso la loro flotta, loro avevano una flotta incredibile, veramente incredibile, che era ospitata in vari porti del Mediterraneo, ma avevano un porto principale, il porto di La Rochelle sull'Atlantico. Un porto che apparentemente non aveva giustificazioni perché formalmente le loro navi viaggiavano esclusivamente nel Mediterraneo, raramente lungo le coste spagnole e portoghesi, un porto posto proprio ben protetto, ben nascosto, con grandi misure di sicurezza, fra l'altro, collocato proprio sull'Atlantico, di fronte all'America, aveva invece un significato molto particolare. Jacques de Maillet, che lui è stato un grandissimo studioso e ha dimostrato nei suoi libri quanto è stata reale e documentabile la presenza templare negli Stati Uniti. E non solo, ma anche in Sud America. Quindi i Templari non solo arrivarono in quelli che sono attualmente gli Stati Uniti Io e qua ti l'attuale Canada. fermerei, Nicola, perché sui Sì, Templari secondo me merita un approfondimento di una puntata, perché qui sì, lo così faremo. abbiamo lasciato questo grande tema per ultimo. Poi ci sono anche i nativi americani di cui poi anche parleremo, ma io ti farei arrivare alla conclusione per motivi di tempo con gli ultimi 2-3 minuti a tua discrezione, se vuoi sull'attualità, se vuoi chiudere il discorso che facevi, quindi ti lascio gli ultimi 2-3 minuti in quella che è una puntata molto particolare, ma lo dirò io nei saluti finali, quindi vai, a te. Quindi l'America, la meta segreta, sì, ed è stata non soltanto una meta segreta della maggior parte dei popoli, ma è stata oggetto di intere guerre, è stata oggetto di rivoluzioni. Tutta la causa scatenante dei principali eventi che si sono succeduti in Europa, quantomeno dalla metà del 1200 fino a tutto il XVI secolo, è stata legata alla conoscenza e allo sfruttamento del continente americano. Questo può sembrare veramente incredibile, ma è così. La stessa congiura dei pazzi contro i medici fu dovuta allo sfruttamento del continente americano, e questo io lo dimostro con prove alla mano. La stessa guerra condotta dal papato contro la Repubblica Fiorentina, ormai gestita dai medici, perché i medici divennero ufficialmente
sovrani, o meglio duchi, con Cosimo I, ma fino a Lorenzo il Magnifico non erano Firenze era una repubblica, quindi per quello si parla di Repubblica Fiorentina. Ma la guerra che viene scatenata dal papato dopo la congiura dei pazzi per tentare di distruggere la Repubblica Fiorentina, e che venne alla fine interrotta grazie alla proditoria impresa di Lorenzo il Magnifico, che si recò a Napoli in missione segreta, stette a Napoli 2 mesi, ufficialmente non si sa che cosa discusse, tant'è che però l'esercito napoletano si ritirò da questa guerra lasciando il papato impotente, che dovette praticamente alla fine rimandare le proprie truppe mercenarie a Roma. E i Medici salvarono quindi la Toscana, salvarono Firenze, ma persero qualcosa di molto importante. Dovettero infatti cedere il monopolio dell'America agli aragonesi e di conseguenza alla Spagna. E sappiamo poi come è andata a finire. Purtroppo sì. Io direi che capiamo molto anche questo argomento, perché abbiamo parlato di conflitti. Ecco, senza scendere troppo nei dettagli, sappiate che tante energie si muovono anche in questa trasmissione, quindi siamo sotto molti attacchi, ma poi anche tante buone energie vengono in nostro soccorso. La prima è Nicola, che nonostante le festività è riuscito a trovare quest'oretta insieme a noi, quindi un grazie di cuore Nicola per dare continuità a questa trasmissione domenicale, che so che per te è anche un grande impegno, di tempo ne hai pochissimo, quindi grazie di cuore a te. Grazie a te. E poi grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando, venendo un po' in soccorso di queste situazioni, quindi loro lo sanno a chi mi riferisco. Un abbraccio grandissimo, seguite tutte le puntate che noi andiamo a caricare su tutti i social possibili e immaginabili. Ci dicono che nonostante si metta il campanellino e le notifiche attivate sull'iscrizione al canale, molti non vedono i video, però tanto è facile, sempre il martedì, il venerdì e soprattutto la domenica alle 21 con il Sentiero di Atlantide insieme a Nicola Bizzi. Grazie a tutti per averci seguito anche questa settimana e come dico sempre io, Hare Krishna. Ciao a tutti.